Salve a tutti, buon lunedì. Spero che abbiate passato un ottimo weekend. Spero che state bene in questi tempi tempestosi e ci ritroviamo qui per parlare di alchimia in una certa maniera anche, legandola a ciò che sono gli eventi che seguiranno nel mese di marzo. Bene, dell'alchimia si è detto tanto, dell'alchimia si parla tanto, ancora di più, e non lo dico per orgoglio o piaggeria, da quando ho cominciato a parlarne, ormai si può dire 10 anni fa, nel 2014, 2015, 2014 e 15. Quindi poi da lì, come mi venne richiesto di parlare per far avvenire un risveglio. Chiaro che poi bene o male queste cose, no, ci sono sempre di ogni azione, ehm, i risvolti positivi, i risvolti negativi. Quindi bisogna essere molto attenti a non trovare il lupo nella foresta, oppure, come viene detto, il leone sulla via. A volte il leone sulla via, può essere una prova anche per se stessi, per imparare a riconoscere la verità dalla non verità, per imparare a capire. Questo lo si può fare solo sentendo nel profondo la propria anima, quando si incontrano delle persone o dei gruppi o dei libri che parlano di alchimia. Posso capire anche di magia, anche se sinceramente da quello che vedi in giro, mi dispiace dirlo, perlomeno io dai maestri che ho avuto, non lo so, non vedo una discendenza diretta da tante persone, anche per esempio ci metto anche persone di discendenza francese, discendenza inglese, discendenza tedesca, spagnola, anche italiana. Attenzione, non mi sto riferendo a persone singole, perché non voglio che si capisca male, perché ci son persone magari che possono capire male, ma assolutamente no. In pratica mi sto riferendo sempre a gruppi, mi sto riferendo sempre a persone che hanno gruppi oppure finti ordini, finti fratellanze, quindi non ci son persone specifiche. Però io il meglio di me l'ho potuto fare, spiegando l'alchimia in determinate maniere, approcciando il tutto, come dissi, già dal terzo gradino, la distillazione, anche se ci sono 2 gradini precedenti. Quindi, quello che è molto, molto importante da capire è che l'alchimia non è chimica. Ho voluto mettere questo titolo, Alchimia, la scienza di Dio, proprio per far capire a voi che ascoltate e eventualmente anche a coloro che sono intenzionati di venire, nuovi perlomeno, ma diciamo anche quelli più vecchi, ai prossimi incontri che ci saranno, in Italia dalla metà di marzo fino alla fine, che cosa veramente vanno ad incontrare. Quindi 1, alchimia non è la chimica. Quindi, per quanto si possa cominciare a, parlare di una spagiria, che già non è anche alchimia, perché da spagiria, spaeoreo, quindi divido e unisco, non è neanche l'alchimia. Quindi l'alchimia ha a che fare con la divinità. La divinità ha a che fare con l'anima, quindi l'alchimia è la scienza di Dio. La particella al è da sempre, il significato del termine Dio. Oppure sì, viene detto anche in alcune lingue, e là sarebbe no, no?
come là, no, che poi significa, no, l'assenza di luce, si può dire. Quindi mentre, chimia è qualcosa di particolare. Bene, ecco perché potete capire perché io ho voluto cominciare dal terzo gradino della distillazione e da allora tante persone che o mi hanno ascoltato o hanno letto i miei libri o hanno, non lo so, quello che sia, hanno pensato che l'alchimia sia tutta quella. No, quello è solo il terzo gradino. Non c'è neanche il primo, il secondo, non c'è il quarto, non c'è il quinto, non c'è il sesto, non c'è il settimo, c'è solo il terzo gradino. Attenzione, non volevo fare un gesto, il terzo gradino. Okay? Il che venne fatto su consiglio anche di cioè di a degli anziani, di chi all'epoca era ancora vivo, 10 anni fa, per testare, le persone interessate, per dare subito ad altri la possibilità di autocura, per, nascondere, ciò che è la vera alchimia in un gradino solo. Quindi se si va a fare solamente distillazione per fare cose varie, è una cosa interessante e più vicina alla spagieria. Mh. Tra l'altro bisogna capire che essendo la scienza di Dio è legata all'anima umana. Tra l'altro, questo per indicare che è qualcosa di differente sempre dalla chimica. Quindi al indica la divinità, chimia indica qualcosa che adesso vediamo, non indica la chimica organica, non per niente è chimia, non è alchimica. Si dice molto spesso, no, alchimica come derivazione del termine alchimia. In realtà non ha niente a che fare con la chimica. Tant'è vero, anche a lezioni fatti precedentemente a tanta altra gente, che, cioè le operazioni alchemiche non hanno niente a che fare con la chimica e le persone dicono: "Ma questa", cioè, non riescono a capire. Quindi non abbiamo la divisione degli elementi nella chimica che usa solo elementi morti, non vivi. L'alchimia è, alchimia se usa elementi vivi, e questo è il grande segreto dell'alchimia, come renderli vivi. Perché se noi prendiamo, per rimanere alla distillazione di cui poi vi dirò, il motivo tra chimia e chimica, no, c'è la differenza. Se noi, andiamo, cioè direttamente a vedere il sì, un attimo. Un attimo che rispondo a una qui, ecco, ho chiuso la finestra. Ecco. Quindi diciamo, se noi andiamo a fare questo, il segreto è rendere vivi le materie. Quando noi prendiamo, per esempio, il basilico, prendiamo, ehm, il rosmarino, prendiamo qualsiasi cosa, non immaginate che sia vivo. Cioè in pratica è rimasto qualcosa di vivo. Quando noi prendiamo, per rimanere alla cosa più facile, che è quella, vegetale, ma che è completa se fatta bene, io prendo il rosmarino, lo trituro, si può dire lo uccido, e poi ne libero l'anima, no, e questo è il primo e il secondo passaggio. Non ho spiegato come si libera l'anima, quindi attenzione da chi andate. Questo si spiega, l'ho spiegato privatamente, questo si spiega negli incontri, si spiega, vis-à-vis no, alla fine anche però, anche se non lo si spiega, già il fatto di farlo però porta quel risultato, ma senza conoscenza. È come guidare la macchina, funziona perché hai messo la benzina, ma non sai perché funziona. Non sai che sta funzionando perché c'è la scintilla, beh, io parlo delle vecchie macchine, ora ci sono tutte diverse, la scintilla che va alla allo spinterogeno, lo spinterogeno va alla candela, la candela fa la scintilla, la scintilla.
incendia la benzina fa lo scoppio, e si cominciano a muovere i pistoni, eccetera, eccetera, e allora questo si collega direttamente all'albero motore, l'albero motore gira, fa collegare tutto e la macchina cammina. A te non te ne frega niente. Tu devi solo girare la chiave e camminare. Mh. Bene, io ho insegnato in questa maniera proprio per proteggere l'alchimia, perché altrimenti sarei stato ucciso. Non sto scherzando, in queste cose non si scherza. Dici: da esseri umani? No, anche perché esseri umani che sanno come rendere la materia viva sono molto pochi. Dai numi, da quelli che ormai da quando io ho detto questo a te, ai miei 10 anni fa, lo dicono tutti, no, vabbè poi da vedere. Comunque vabbè, i numi io intendo esseri intelligenti che vivono nel mondo astrale superiore, che osservano e che prima o poi, quando qualcuno fa qualcosa contro, ti massacrano o se stai dicendo troppo, stai sbagliando o stai usando per conto egoistico queste conoscenze, o le stai divulgando in maniera impropria. Mh? E quindi uno dice: "Vabbè, ma io non le vedo". Non c'è problema, però gli avvenimenti accadono. Quindi ho fatto come mi è stato detto. Ecco perché poi adesso ho accelerato un po' di più, perché la situazione è quella che è. L'attacco all'Europa è chiarissimo, non immaginate che l'attacco sia da altri parti. Non c'è un attacco alla Russia, se volevano attaccare la Russia attaccavano diversamente, certamente non facevano una guerricciola che stanno facendo, anche se purtroppo sono sacrificati tanti giovani, ma dovevano attaccare l'Europa e così sta succedendo, no, sia da questa parte sia da sotto per gli approvvigionamenti, perché gli Stati Uniti sono in crisi e quindi il debito pubblico è qualcosa di stratosferico, non sapevano come fare, fanno guerra e quindi chiudono tutte le cose per portarli tutti negli Stati Uniti. Mh? Quindi questo sta accadendo alla fine, no, e questi sono i piani da parte e sono visibili, non è che ci vuole uno scienziato di geopolitica, no, tra l'altro quelli che fanno geopolitica nascondono le cose che son pagati pure loro. Avevo fatto una volta un abbonamento a un giornale di geopolitica, l'ho tolto dopo 2 numeri perché era proprio vedeva soltanto da una parte, dall'altra parte non esistevano. Quindi ci siamo in queste situazioni. Non vado a fondo di questa cosa qui perché si può vedere, le persone si stanno svegliando e la paura è proprio questa, no, ecco perché c'è questa accelerazione da parte di questi personaggi, ma come ho detto poco fa a uno studioso e allievo, ho detto: c'è chi si sta opponendo non all'esterno, ma all'interno e i problemi li vedete che ci sono, perché sono un po' nervosetti nelle cose Okay, ora quindi perché ho cominciato dal livello 3? Perché l'alchimia è legata al termine a Dio, ma anche chimia. Chimia deriva dal termine chimo. Il chimo che cos'è? Il chimo è un brodo molto acido che è depositato nello stomaco e che viene subito dopo il bolo, dopo 4 o 5 ore che, dipende dal cibo che si è ingerito, dalla sua digeribilità, è stato trasformato in bolo, quindi in chimo. Quindi immaginate una cosa acida, immaginate questo molto spesso alcuni non riescono a digerire questa cosa prima che passi direttamente nel duodeno e poi nell'intestino, dove tutto deve essere poi portato a rendere il corpo umano, cioè a prendere tutte le vitamine e i nutrienti. E se andate a notare la tecnica, la come si chiama, la distillazione, voi vedete che è la stessa cosa. Alla fine diventa una specie di, chimo, cioè tutto mischiato, un po' acido, un po' aspro, dall'odore non tanto buono, che è pronto per essere usato diversamente. Ora, nel corpo umano
Questo chimo passa attraverso, si dice, no, la valvola peritonale, non mi ricordo, passa direttamente nel duodeno e poi il duodeno lo fa andare, come detto, nell'intestino. Ma ricordiamoci che il bolo, per essere digerito e fatto in chilo, c'è stata la lavorazione del fegato. Quindi il fegato è colui che fornisce la bile, trasforma, i zuccheri in alcol e fa tutte le lavorazioni che devono essere fatti, che normalmente noi facciamo in un laboratorio alchemico, Quindi, cominciando da quel livello, noi cominciamo a capire cos'è l'alchimia. L'alchimia comincia dal terzo livello realmente, no, però la materia è morta. Il segreto dell'alchimia è ridare la vita a una materia morta. Possiamo immaginare ciò che è la descrizione dell'alchimia, ecco, l'ho sempre detto che è stata depositata nel cristianesimo, quindi se lo sentite in giro, è stato sempre detto da me tempo fa, quindi nella storia della morte e risurrezione di Cristo, che rappresenta il mercurio, ossia rappresenta la materia della vita, che viene presa, viene frustata, viene fatta soffrire come quando la tagli, la trituri, viene condannata, viene messa a morte, viene portata sul Golgota o sul Teschio si dice, e viene messa in croce o sul crucibile, ossia nel crogiuolo, dove c'è scritto INRI, Igne natura renovatur integra, c'è il fuoco della natura rinnova ogni cosa, quindi poi e lì comincia a morire. C'ha 2 cose, c'ha 2 polarità a destra e a sinistra, no, Cristo in mezzo, Christos è l'oro, infatti esiste anche la crisopea, oro prendiamolo come la capacità della materia di raggiungere uno stadio superiore. Un piccolo segreto che vorrei dire è che sarà copiato sicuramente, ma mai figuratevi, no, la cosa bella è che un gruppo copia me, poi quello, copia que e questo dà fastidio, no, cioè dà fastidio perché solitamente chi copia ed è copiato, si infastidisce abbastanza, Però questo, lo dico, è il destino di tutti, quindi bisogna far buon viso e cattivo gioco. Benvenuto a bordo. Mh, okay. Quindi che cosa succede? Succede a quel punto che noi entriamo in una, situazione di 20 anni e cicli, prendo l'aria un potabile chimico, mai un problema di salute, l'amico Petri Muriene è un grande uomo. Sì, 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 son d'accordissimo. Se è fatto come si deve funziona alla grande. Sì, quindi però noi stiamo parlando adesso della parte vegetale. Un piccolo segreto è dire oro e quando non è per forza l'oro metallico, anche se è lì che noi ci basiamo. Nel linguaggio alchemico dire oro significa, portare qualsiasi materia alla perfezione. Di conseguenza, se io prendo un lavoro, un attimo ora rispondo. Un lavoro vegetale qualsiasi e lo porto alla sua perfezione, l'ho portato al livello di oro, cioè non è più possibile tornare indietro, è diventato perfetto. Quindi oro prendetelo come un eufemismo, è un significato reale di pratica, okay, questo è un piccolo segreto, Sì, l'Ucraina è una terra fertilissima e contiene materie prime certamente, le élite avide non si fanno scrupoli, ascoltano dopo, certamente, ma anche tutti gli acquisti di Bill Gates della terra, negli Stati Uniti, no, comunque stiamo parlando di quello, sì, perché vi ho parlato di guerra, è chiaro che siete coinvolti, però io sto parlando di qualcosa per farvi uscire dalla guerra, perché chi fa l'alchimia e la fa bene non ne può essere toccato, perché chi fa l'alchimia fa l'oro. Fare l'oro significa, come ho detto poco fa, non è avere solo i soldi, ma avere la possibilità di vivere tranquillo e anche la capacità di elevarsi ad un livello più sopra
Grazie a te Massimo. Più sopra dell'astrale inferiore, buongiorno a tutti, e quindi non si è acchiappabili. Facciamo una piccola parentesi. Tutto ciò che sta accadendo nell'astrale inferiore. Guerre, scontri e cose varie. Tutto. Se io alchemicamente mi porto più in su, non posso esserne acchiappato. Non so se mi sto spiegando che cosa io voglio dare a marzo. Cioè, non puoi essere toccato perché s tu ognuno è toccato a secondo l'onda, la fascia di energia, odio questo termine, però perché ne è stato abusato, no, la fascia erzica, diciamo, non so come dire, questa fascia in cui siamo tutti collegati, loro. Cioè se io sono collegato a 1.000.000.000 di persone che credono quello e subiscono quello, io lo subirò, anche le depressioni finanziarie. Ma se io sono più su e sono connesso ad altra gente che non è connessa a quella e ancora più su, io non posso subirne, perché dagli altri canali è come tra l'altro, è come se io sento le onde lunghe o le onde corte da quello più grande, quello più su, più su, più su, più su, più su, più su, più su. Questo è il segreto, uno dei segreti dell'alchimia che io voglio dare a ritiri che farò, che sono 2, perché si è riempito il primo e sto facendo anche il secondo. Quindi, non so se mi sto spiegando, quindi voglio portare le persone a un percepire quello che loro, al di là della bellissima cosa detta vera da Nicola Giannoni sull'Arum Potabilis, certamente, quello sì. Quindi però sto parlando di portare ogni materia alla perfezione, quindi portare noi stessi a un grado più su, non parlo a questo punto di perfezione, ma uno facendo, arrivare più su, quindi non essere collegati e quindi essere più su, non si è toccati. È come se sta avvenendo uno tsunami, ti metti su una parte molto alta, quello passa e tu sei lì. Scusi, ma a marzo se non si ha la possibilità di venire fisicamente, certamente si può fare anche online. Certo. Sempre potete farlo anche online. Ecco qui il cammino della salamandra magnetica o pietra di fuoco, evento straordinario, sì, straordinario di alchimia superiore perché sono i problemi che ci sono, se no pensate che questo era stato programmato da me e dall'ordine per il 2027. Se sono vivo, però m'hanno detto che so' vivo, mi hanno detto sì, cioè quindi vabbè, quindi ci credo, quindi l'avrei fatto nel 2027, però lo stiamo facendo perché il 2024 sarà un anno molto pesante, molto duro, un anno veramente particolare perché c'è un'acceleraziio sì, osservare se essere coinvolti mai, ma qui andiamo a dare oltre, no, a una osservazione più sottile, anche una capacità di attrarre quello che serve per essere nutriti. Il chimo che scende giù nel duodeno viene portato nell'intestino e viene portato a tutto il nostro sistema. Perché? Perché andiamo a toccare direttamente un corpo particolare che è quello che viene a nutrirsi e che nutre tutto ciò che è fuori. Come ho detto sempre, sì, sì, scrivi ad Asmarur per informazioni, ma poi c'è Telegram, c'è il sito, no, c'avete tutto, c'avete, quindi info sapienza ammonia chiocciola bla bla bla, scrivi là. Asmarur ti risponde a tutto. Quindi questo è la cosa da capire, no, quindi chimia è legata a chimo, questo brodo un po' particolare, questo brodo acido, no, acido perché, alchemicamente qualcosa di acido fa muovere, fa evolvere. Non per niente si usa molto spesso, la un acido acetico o acido personale estratto quindi citrico, da diverse cose per appunto per accelerare. Stessa cosa accade dentro di noi, mh? Tant'è vero
che se non digeriamo ci prendiamo il limone bollito, ci prendiamo una limonata, ci prendiamo un tè con dentro un po' di limone spremuto, insomma ci prendiamo qualcosa di acido per portare avanti questa cosa. Quindi alchimia è il chimo di Dio. Mamma mia che schifo, uno dice. Eh sì, e questo ci andiamo indietro e ci colleghiamo al brodo universale di cui parla sia la Bibbia sia altri e di cui parlano direttamente anche, i fisici, i biologi, no, questo brodo primordiale da cui tutto poi nasce e si può fare. Nell'alchimia però questo non è solo visto come una cosa fisica, essendo la chimica di Dio, quindi ci sta anche a portare direttamente un qualcosa di sottile, un qualcosa di superiore. Quindi noi abbiamo un doppio brodo, un brodo fisico e qui lo possiamo ottenere con la distillazione ben o l'estrazione dei vari elementi ben condotta, ma anche dove possiamo appoggiare grazie. Non sono io lì perché controlliamo per andare avanti. Cioè in pratica, no, dove noi a cui noi appoggiamo poi la vita, appoggiamo l'altro brodo, l'altro chimio o chimo che è psichico. Di conseguenza l'alchimia è un'opera doppia, mentre la spagieria è un'opera, fisica e si basa solamente sulla fisica e l'eterico, la parte più vicina, sottile alla materia, nell'alchimia abbiamo anche la parte psichica, cioè l'intelligenza della materia stessa, di cui ho fornito anche i caratteri nel libro sul mercurio. Ogni materia è vista come un'intelligenza perché lo è. E perché lo è? Perché ha dei caratteri specifici che mantiene e che tiene durante la sua vita e rimangono quelli, quindi non cambia. Se quelli che si osserva è uno specchio riflesso nostro di quello che dobbiamo pulire, se noi siamo osservatori di cose brutte, anche se non ci toccano direttamente, che cosa dovremmo fare? Nulla. Tu devi vivere la tua vita. Se vuoi finché ti impelagasci scrivi pure Massimo, sì scrivete, ormai ho detto la cosa principale. Se voi vi impelagate troppo nelle cose del mondo, rimarrete nel mondo. Se voi volete veramente andarne più su, dovete cominciare a diventare un pochino più egoisti. Aiutare il mondo lo si può fare quando si è prima aiutati se stessa. Cosa ne pensa dell'entrata di Plutone in Acquario? Grazie, okay. Cosa ne penso? L'entrata di Plutone in Acquario porterà assolutamente alla scoperta di tutto ciò che era nascosto e sarà pubblico. Tutto ciò che era nascosto, le plutocrazie, le cose nascoste, ma anche giacimenti nuovi di cose di energie nuove, scoperte nuove, ma verrà fuori tutto ciò che è nascosto. Plutone è il dio degli inferi, quindi attenzione di tutte le ricchezze, tutto quello ma anche, ahimè, siccome vedendo altri cicli, siamo sotto un ciclo di Saturno che dura 35 anni, ben 35 anni, cominciato nel 2017, ci porta anche purtroppo, io penso, nuove pandemie. E però le cose che son sotto cominciano a venir fuori. Tutta la plutocrazia, tutto ciò che è nascosto, i servizi segreti, tutto comincia a venir fuori e questa si chiama apocalisse. In Europa però, perché qua non gliene frega niente a nessuno. In Africa non gliene frega niente a nessuno. Sinceramente in America del Sud non gliene frega niente a nessuno. In America del Nord stanno succhiando l'Europa, è chiaro che gliene frega, quindi finché non si rendono conto poi, spero, gli europei e cominciano a dire: "Cosa state facendo?" No, basta sapere che distruggendo il Nord Stream stiamo adesso comprando il gas a 5 volte di più, era quello che stanno bloccando anche gli approvvigionamenti
con la scusa della guerra lì che c'è nel Golfo, cose varie, insomma è tutto provocato per mettere l'Europa in ginocchio che stava andando troppo bene. Ma tanto, perché quando l'Europa si sveglia non ce n'è per nessuno. L'Europa possiede intelligenza, capacità, arte, industria, diversità di mente, no, ci sono i tedeschi, gli italiani, ognuno fa qualcosa, è inarrivabile. E allora era troppo, allora la guerra è lì, no, purtroppo con il tradimento di coloro che sono dentro, è l'unico modo di distruggere le cose. L'ha insegnato Ulisse, no, che ci vuole? Metti i tuoi uomini dentro, sabotano tutto, perché non si spiegherebbe le decisioni totalmente autodistruttive che prendono sia la biondona nostra, sia la biondona che c'è al comando dell'euro, sia la biondona che è al comando dell'Unione Europea, sia tutti Draghi, Draghetti, Draghettini, sia il biondone che è corso da Zelensky quando fu per spingere a fare la guerra, quindi che hanno sull'anima veramente tanti milioni di morti, cioè avranno e ce n'hanno già tanti. D'accordo? Tutto in superficie, tutto viene fuori, tutto, tutto, tutto. Nel parlare con dei miei parenti sono rimasto sorpreso di come credono ciecamente a ciò che lo so, no, non sei l'unico, li conosco anch'io. E questo è il problema, e loro saranno forti fino a che c'è gente che è brava gente alla fine, Michele, io che posso sono brave persone che si fidano ancora dello Stato, cioè basta sapere che con tutto quello che è successo in Europa e con tutto non ne parlano di panettoni, di uova, parlano di cavolate alla fine, ma chi se ne frega, voglio dire, no, cioè fate usate la giustizia come serve, ma non state lì, quindi c'è un problema molto serio di comunicazione. No, non sono non è così, non sono narcotizzati, non possono conoscere queste cose, non riescono ad arrivarci queste cose. Io conosco persone che hanno fatto quello come cammina la salamandra cammina direttamente dentro se stessi, si accende. Beh, mettiamo come se fosse Kundalini, no, Kundalini per capire, in Oriente che è chiamato serpente, attenzione questo qua di sicuro sarà copiato, la salamandra invece noi ce l'abbiamo in Occidente come Kundalini che sale nel fuoco, quindi si accende completamente il fuoco, il corpo diventa, come dire, infuocato agli occhi, e quindi si ha una cottura più violenta di quello che solitamente è temporaneo, perché c'è urgenza. Piramide uguale fuoco medio nella lingua degli uccelli. Beh no, fuoco medio. Piramide, pir è fuoco, mid si può dire medium, sì, ma mid è anche una punta, quindi è abbastanza ficcante, no, più che medio. Il fuoco medio è una cosa un pochino differente, un fuoco bello forte. Andiamo a fare le piramidi se vogliamo. So che è fuori tema, ma è una curiosità che ho da tanto i romanzi di Dan Brown. È vero che è tutto un'invenzione o c'è del vero? Senti, tutto quello che leggi grazie a te Massimo, buon lavoro, quello che sia, a presto, poi intanto lo risenti. Quest'anno 2 salamandre incontrai in foresta, ottimo segno. E allora ci dicevo al dove sta del libro, Anto io non credo neanche a una parola. Quello che dice Dan Brown è solo una riproposizione di temi massonici, riportati in maniera semplice per coinvolgere la mente profonda dei lettori che di massoneria non sanno nulla, affinché che il messaggio massonico possa arrivare direttamente a queste menti per giungere a quello che sta succedendo della distruzione del cristianesimo come conosciuto. Se è la prima volta che viene detta 'sta cosa, informatevi. Quindi questo personaggio ha fatto dei romanzi che devono raggiungere il grande pubblico, no, è come un po' alla Harry Potter, fatti appositamente per raggiungere i bambini in certe situazioni.
Poi verrà fuori anche Roswell, il Chuck si gira sulla Luna, io penso che viene fuori tutto, perché alla fine già è venuto fuori sia Roswell, ma ci sono anche tante cose. Beh, anche sì, questo personaggio ha fatto la stessa cosa, no, voglio dire, c'è un messaggio massonico portato alle masse. La massa non può leggere i libri massonici, non può leggere Moral e Dogma di 1000 pagine, no, del grande amico di Mazzini, che non dico, però insomma potete andare Moral e Dogma, non ci riesce. Deve essere raggiunta nella mente profonda con le storielle. Ehm Guerre stellari, tutte 'ste cose qua, i romanzi, Dan Brown che parla di Gesù, della Maddalena, l'immagine che fanno sesso, che fanno cose. Noi non possiamo neanche sapere se queste cose sono esistite. Noi stiamo credendo qualcuno che ce l'ha detto. Ma questo vale per tutto, tutto. Finché non c'è la nostra esperienza diretta, noi non possiamo esserne sicuri. L'alchimia porta a questa esperienza diretta. Poi, riuscire ad equilibrare i 2 aspetti e i rispettivi canali è un'impresa titanica. Sì, è un'impresa titanica se è vista dalla parte del punto di vista dell'ego, sì, è vero, ma se si fa ciò di cui andremo a parlare e andremo ad insegnare a marzo, che ti porta sopra questo livello egoico, diventa facile, come dicono gli alchimisti, come gioco di bambini. Non dico come lavoro di donne, perché altrimenti posso scatenare ira particolare, però quando si dice lavoro di donne si indica una cosa, quando si dice gioco di bambini si indica un'altra cosa. Qui gioco di bambini. Quindi senza discriminare le donne, anzi è qualcosa di superiore. Poi, la salamandra come gli esteri sottili della salamandra dell'elemento del fuoco, sì, certo. Certo. Sì, si vedono, no, se una persona è salamandre sono esseri che vivono nell'elemento fuoco e che senza il loro aiuto non è possibile fare alchimia, perché l'alchimia, come ho detto, è animica, cioè si basa sull'anima e sulla divinità. Non puoi fare alchimia solamente in laboratorio, se non lo fai dentro di te anche non funziona, è quello che andremo a svegliare. Possiamo dire che una malattia è una sorta di test accidentale per verificare se siamo capaci di accendere lo zolfo o fuoco interiore? La malattia di solito è un problema, mercuriale, perché è basata sul corpo mercuriale lunare. Solitamente una malattia viene o dall'alto o dal basso. Se è dall'alto è una prova per noi e la possiamo vedere se è quasi una malattia insuperabile. Quando viene invece una malattia che può essere superata, e quindi dalla parte bassa, quindi corpo fisico e corpo diciamo lunare eterico, lì sì potrebbe essere proprio una tentativo del corpo di liberarsi, capisci? Dall'alto viene come una specie, cioè facciamo un esempio, se noi leggiamo i testi dei mistici, no, la maggior parte dei mistici che era illuminato, che veniva questa cosa, li investiva dall'alto, si prendeva delle malattie che accettavano come dono divino. Mentre invece, diversi alchimisti che operano male, e lo si potrà vedere, no, in futuro, o maghi, quando svegliano quello che la salamandra o Kundalini o il fuoco sacro o il fuoco della piramide, cose varie, e sale, essendo sporchi dentro, diventano malattie. E molto spesso invece persone che non lo fanno volontariamente e hanno una malattia e il corpo appunto che tenta di accendersi per e quindi sì, anche questo è corretto. Quindi queste sono le 3 tipologie: o viene dall'alto, o lo fai volontariamente se sei sporco t'ammali, ma veramente seriamente, oppure alla fine noi tutti tendiamo, no, alla liberazione, se vogliamo, a sapere la verità. E quindi il corpo tenta di avere una libertà, di vincolarsi è come se si facesse male. Tanto esiste anche una via della sofferenza o delle malattie. Quando c'è una malattia, c'è una forza trascendente all'opera. Bisogna vedere di che tipo.
ma c'è. Poi, lavoro di donne si intende dolcemente, con calma e senza fretta, se non erro sì, significa quello, ma ha anche altri significati, come per esempio lavora quando c'è la luna in una certa maniera, lavora quando ci sono certe stelle in una certa maniera, lavora molto, sì, dolcemente quando queste cose qua. Quindi dipende a secondo della branca di alchimia che fai. Per esempio, se stai facendo un lavoro di alchimia vegetale, lavoro di donne, magari indica come si chiama, il bagnomaria, no, che fu stato inventato da una donna. L'alchimia parla così, l'alchimia, non bisogna prendere nulla alla lettera, bisogna osservare le immagini date, come io ho insegnato nello Splendor Solis, ci entri dentro, lo vedi e l'immagine stessa ti comincia a parlare di quello che devi fare. Poi: "Maestro, ma a parte l'alchimia che altre strade ci sono per coagulare il corpo di gloria? La più veloce è questa. Poi c'è la magia, poi c'è il misticismo, ma la magia non è che non è veloce. Diciamo che l'alchimia ha la potenza di usare la materia e la materia appena viene formata fa lo stampo nel sottile. E quindi se fai un colpo di gloria qui, lavorando fai un colpo di gloria lì. La magia lavora molto nella parte opposta, deve fare prima imparare a fare uno stampo nel sottile, significa andare a vedere le cose come se fossero qui e quindi fare uno stampo che scenda qui. Quindi sono 2 strade differenti. Il misticismo è un abbandono a un'entità superiore che ti voglia aiutare, quindi qui siamo nell'isiaco siamo, no? Le infiammazioni croniche arrivano dal basso se dalla nascita? Beh, se dalla nascita no, perché quando sei dalla nascita tu stai venendo da un'altra parte, quindi arrivano dall'alto. Bisognerebbe vedere che cosa ti vogliono indicare. Solitamente le infiammazioni croniche, io ce n'ho una sempre qua da quando sono nato, l'accetto, lo lascio stare, indica un qualcosa che stai pagando, no, che devi pagare, un qualcosa di lavorazioni precedenti, eccetera, eccetera. Tra l'altro io farò un corso di, astrologia, come si chiama, genetriaca e dell'albero genealogico, per andare a vedere queste cose. Ne parlere poi deprogrammazione invece prende la deprogrammazione è sempre per purificarsi, ti devi pulire. Se la deprogrammazione prima era chiamata purificazione, ma siccome purificazione ha nel tempo ottenuto un significato molto mistico, quasi sofferente, no, ti devi purificare, allora io ho messo come nome deprogrammazione, perché alla fine ti devi solo deprogrammare. Cioè, in pratica, se tu scrivi in una certa maniera o mangi in una certa maniera o sei sempre così, tu non sei purificato, perché sei stato portato a stare così, ma sei programmato a 'sto punto, quindi o sporco, dicevano gli antichi, per renderti sempre più sottomesso. Deprogrammarti, quindi tu torni dritto, ti sei stato deprogrammato o purificato da quell'azione o quell'idea o quel cibo e cose varie. È chiaro che io ho parlato della deprogrammazione dell'anima all'inizio, ma adesso nel nuovo sito che sto facendo poi, che sarà e nel corso che faremo, andremo a collegare le 4 deprogrammazioni che sono vabbè, se lo dico poi viene rimaniamo nell'anima per adesso, però le andremo a collegare. Poi le malattie che si sviluppano dal basso o dall'alto si presentano anche nella famiglia? Certo. Sì, solitamente più che altro quelli dall'alto. Sì, ammetto che piano piano mi sta cambiando. No, no, se la fai ti cambia. Ti cambia assolutamente. E ho dato le prime sai Giorgio, ho dato i primi insegnamenti perché gli altri son tosti, cioè se uno ti mettesse son troppo tosti oggi con tutto ciò che noi siamo involti nella materia e nelle cose del mondo, diventa difficile. Quindi cosa faremo a marzo? Questo. Lavoreremo sulla nostra
anima eterica, quindi c'è sul corpo eterico con l'anima e sulla parte fisica direttamente, con la pietra di fuoco, per fare in maniera di svegliare la nostra salamandra e quindi muovere direttamente la nostra forza per salire di livello, e lo si vede, e portarci verso l'oro. Cioè il migliore. Le scapole, grazie Matt, è troppo buono. Interessante il corso, sì, 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 sarà, lo ieri l'avevo, dove sta qua? Today, qui ci sono le mie cose fatte per come si chiama? Genealogica, ecco, astrologia genealogica, no genetriaca, vedi genealogica. Poi, quindi la prima azione di deprogrammazione dell'anima è lì, se devo c'è tutto, poi andremo ad allargare, non posso fare cose più profonde se non fate queste cose. Mia madre è morta 2 mesi fa, le mie condoglianze. Una mattina ho trovato un piccolo cuore rosso sul sapone dove si lavava. Sta cercando di mettersi in contatto? L'amore fra di noi era puro, come l'alchimia, con l'alchimia si può vederla. Beh, mio caro Angelo, sicuramente, il vostro collegamento, se era così profondo, può portare sicuramente a formare nella materia tramite, no, la discesa dei mondi, perché è difficile collegarli, un collegamento. Non ti resta che provare a farlo con diverse tecniche che puoi trovare o con quello che ho insegnato riguardo lo specchio, il contatto con i morti, cose varie. L'ho fatto il 31 del mese dell'anno scorso, il 31 di ottobre, quindi puoi trovare lì anche le tecniche per farlo. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Okay. La genealogia da parte materna basterà no. Bisognerebbe avere anche quella da parte paterna, però solitamente si va a vedere con ciò che sono le posizioni, planetarie. Quindi per quanto se qualcosa sì, 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 è interessante. Sì, il libro sulla sindone lo sto facendo a spizzichi e bocconi perché, in pratica, è un punto di vista iniziatico e quindi va a superare, non dico in maniera migliore, ognuno poi lo leggerà, però sì, sì, lo sto c'ho tante cose da fare, magari delle volte mi fermo, delle volte faccio 3 pagine, 4 pagine, poi mi fermo, ne faccio cose varie, però sì. Non non pensare che non immaginare o immaginate che si parli di religione, perché no, si parla di un qualcosa che a volte può essere anche non tanto accettato, la via del dolore, perché il cristianesimo quello propugna, la via del dolore, il secondo cristianesimo. Il primo cristianesimo era un cristianesimo che invece propugnava la via del piacere, un pochino differente. Quindi questa via del dolore è descritta poi nella sindone con tutti i punti, le cose che vanno a connetterci direttamente con ciò che è descritto nei Vangeli dove, ripeto, è stata arrabattata l'alchimia. Non è che i Vangeli descrivevano l'alchimia, gli alchimisti per nascondere l'alchimia si sono arrabattati dando significati. Potrebbe un giorno parlare della geomanzia, che quel video era solo interrotto per via del temporale? Ma certamente parleremo della geomanzia, magari faremo un corso, perché la geomanzia, se siete interessati, è una delle più grandi capacità divinatorie, però penso che è possibile recuperarlo, penso questa cosa. Comunque, poi andremo a vedere, devo chiedere alle persone che se ne occupano, di queste cose qua. Quindi, sì, certamente possiamo, e la geomanzia molto sottovalutata, ma è il nostro Feng Shui, mh? Ah, ecco, mi viene detto non l'abbiamo più fatto, quindi, andremo avanti comunque, lo andremo a riprendere. Essendo adottato è tutto un problema risalire a qualsiasi cosa. No, ma allora, genealogia, astrologia genealogica, non è che per forza, se hai
i parenti, okay, se non li hai, tutta il tuo DNA e genealogia è scritto nella tua carta astrale, tutta là. E lì ci sono delle tutte le malattie vecchie, le cose, quindi non c'è bisogno buongiorno, non c'è bisogno, più che altro è chiaro? Quindi non ti preoccupare, cioè bene. Ripeto, il 17, 18 e 19 c'è il primo incontro che parla di questa cosa della vera alchimia, che io ho chiamato alchimia grande. A proposito, i marchi, e qui c'è anche il mio avvocato, no, quindi i marchi alchimia grande, deprogrammazione dell'anima, magia trasmutatoria, ehm, qual era l'altro, non mi ricordo, sono depositati con il termine alchimia trasmutatoria originale, magia trasmutatoria originale, alchimia grande originale. Ogni cosa sarà depositata e così i simboli e tutto, perché oggi è importante fare così, specialmente con le chat GPT, l'intelligenza artificiale, così. Quindi è tutto assolutamente registrato. Quindi avviso, non voi, chiunque sentirà, se uno usa lo stesso situazione potrebbe incorrere in qualche problemino. Quindi cambiate i termini. Intanto penso che ci sia spazio per tutti, no, fatevi le vostre strade, cambiate i termini e se vi copiano o se vi rubano qualcosa, un po' di pazienza, ci siamo capitati e passati tutti, no, quindi, purtroppo a me hanno rubato blog interi, hanno figuratevi. Siate sereni. Ognuno c'ha i propri, ehm, personaggi con cui va d'accordo. Quando un parente morto ha il nostro stesso nome, dico esattamente stesso nome, ha un qualche significato beh, certamente nome omen, il nome è un destino, perché è magia sintetica originale, mi è stato delle volte sto invecchiando. Sì, per forza, però non è che se tutti si chiamano Mario hanno lo stesso situazione, no. Nella numerologia sacra ne possiamo anche parlare, c'è tanto da fare, bellissime c'è l'antichità, no, ci sono altri fattori correlati anche con l'oroscopo personale, se no saremmo tutti uguali e quindi in linea generale il nome e cognome uguale porterebbe a delle linee generali uguali e di solito si vedono. Poi i dettagli o altre cose medie si vedono con altri osservazioni legati a, calcoli di quelli stessi numeri, calcoli incrociati, moltiplicazioni e divisioni. Per esempio, se io devo sapere se ho un figlio, faccio una divisione. Dalla divisione di alcuni fattori dipende che cosa è ciò che viene fuori, saprò se avrò un figlio oppure se 'sto figlio può essere maschio, femmina, perché divisione, perché vengo diviso. Moltiplicazione. Dalla moltiplicazione si vede le qualità spirituali, mentre invece addizione si vede se ci saranno degli incontri, no, se uno incontra anche non solo a livello relazionale fisico, ma anche a livello psichico e cose varie, mentre la sottrazione, sono le malattie, quello che ci viene. Quindi come vedete l'antichità di questo attenzione, sono il primo che lo dice, informatevi nei libri di numerologia, sarà detto di sicuro, ma sono almeno sappiate che sono il primo paterno di questa co con ChatGPT è così. Io non farò mai libri di ChatGPT, solo da me. Mi dispiace dirlo e attenzione se mi vedete che dico cose strane o che posso dire cose che chissà così, non sono io. Oggi è possibile copiare, io non dico niente al di fuori di questo canale, al di fuori del mio sito, no, e al di fuori della mia pagina, non credete niente, non sono io, va bene? Si può guarire definitivamente dall'HIV e da cancro? Cosa sono queste malattie? Non si può guarire, si può però mettere sotto controllo. Il cancro già esiste la cura da 25 anni, solo che sarebbe una perdita molto grossa. Anche l'HIV esiste la cura, perché chi inventa queste cose inventa anche l'antidoto. Voi pensate veramente che le malattie sono così? No. E poi
ti può guarire, dal punto di vista iniziatico esoterico il cancro non è tanto buono, e così anche l'HIV. Però non voglio entrare molto in queste cose perché, so che potrei dare un pochino di tristezza a diverse persone, però sì, a livello iniziatico esoterico è un problema. Per esempio ci sono molti maestri di livello altissimo che muoiono di cancro, perché hanno talmente dato che sono come se fossero mangiati. Mh? L'HIV è legata a questa cosa autoimmune. Guardate che non c'è tanta differenza tra HIV, celiachia, malattie autoimmuni, tutte 'ste cose qua. Siamo sempre là, Anche, il cosiddetto, morbo che c'è stato in questi ultimi anni è autoimmune. Anche l'influenza stessa è autoimmune, quindi siamo sulla stessa situazione. Buongiorno, si potrà fare un seminario di immunologia? Sì, sì, pensavo di fare, l'ho detto, di farle, ma più che un seminario non basta signori, il seminario ti può dire nome, cognome, come fare l'incrocio, ma qua bisogna ci sia qualcosa di più, se vogliamo andare a fondo bisogna andare di più, perché in numerologia uno pensa che è soltanto nei nomi, nella numerologia c'è anche il peso. Valeria, il tuo destino, non tu, in generale, se tu hai, facciamo un esempio, 80 chili, è diverso con quel numero che se ne hai 40, che se ne hai 150, che se ne hai 60. Questo non lo calcola nessuno. Anche a secondo l'altezza, a secondo il numero, il destino cambia. Se non è e tutto deve essere equilibrato. La numerologia antica non è quella che leggiamo nei manuali: nome, cognome, data di nascita, okay, da lì faccio quella è proprio la new age della numerologia. La numerologia è basata su cose cioè molto profonde: altezza, peso, respirazioni, capacità visiva. Ehm, non è solo quello. Eh beh sì, moltiplicazione. Poi, buongiorno maestro, l'emicrania a cosa è legata, soprattutto quando deve piovere? Bah, solitamente l'emicrania è legata a un complesso interno di non accettazione di qualcosa che viene e che non è accettato. Cioè, che ne so, c'è qualcosa che vuole estrinsecarsi a noi, e facci caso e lo vedrai, e, niente, noi ci blocchiamo e ci viene l'emicrania. Se tu quando ti viene l'emicrania ti rilassi e dici: "Accetto qualsiasi cosa stia avvenendo con braccia aperte e cuore grato", poi fammelo sapere, vedi che succede. Come ritrovare la purezza in coloro che hanno avuto delle malattie infettive e sessuali? Come togliere la sensazione di sentirsi sporchi? Deprogrammazione. Sia il primo che il secondo corso più non è per quello è. E poi delle distillazioni molto potenti di aglio, tarassaco, chiodi di garofano e limone. Aglio, tarassaco, chiodi di garofano e limone. Per gli umani e animali ci sono le cure, per gli umani e animali ci sono le cure. Eh, sì, ma sono diverse però. Poi grazie a te. Sì, pensavo di fare cose serie, perché la numerologia si interseca con la cabala, quindi cioè, non è possibile non conoscere la cabala, sia pitagorica che poi trasdotta dagli ebrei, quindi comunque volevo dire un'ultima cosa, quindi vi aspetto per chi vuol venire 17, 18, 19 marzo, oppure 29, 30 e 31 marzo. Lì è già pieno, però lì è ancora vuoto, quindi c'è vuoto, insomma, c'è posto. Un'ultima cosa, riguardando i fiori, perché non so, mi sento di dirlo da ieri. Solitamente qui da noi si parla della rosa, rosa croce, rosa pulchrerium, cose varie, mentre in Oriente si parla del loto, no?
Bene, ricordatevi, non so perché lo dico, qualcuno ce l'avrà avuto in mente, perché mi viene di dimmi questa spiegazione. Il loto indica i misteri orientali e il modo dei misteri orientali. La rosa rappresenta i misteri occidentali. Quindi la rosa rossa e la rosa bianca indicano 2 corsi dei misteri occidentali. Il loto, sia quello, la ninfea o il loto alto, indicano 2 tipologie, ce ne sono altri, dei misteri orientali. Quindi, ehm, noi come simbolo nostro abbiamo la rosa, loro hanno il loto. Lo dico. Evidentemente mi sentivo dentro, l'ho detto. Somiglia moltissimo ad un mio caro amico d'infanzia, soprattutto la voce e l'accento. Lui abita in un piccolo paese fuori Ivrea. Ah, ti ringrazio, ti ringrazio. Vabbè, si dice che siamo 7 simili sul pianeta, quindi mia madre diceva: Siamo 7 che ci assomigliamo". Quindi va bene, l'importante io dicevo: "Okay, allora dico posso incontrare altri come me?" Dice: "Sì, sì, ce ne siete 7". Sai, mia madre non so se aveva ragione o meno, però beh, ho visto il secondo. Mio onore. Bene, se vi è piaciuto mettete un like, ho messo tanta carne al fuoco, la svilupperò, non dico così e non. Non se la prenda nessuno se dico delle copiature, delle cose, perché oggi c'è la I. Ripeto, non sto indicando né persone né cose. L'AI. Purtroppo oggi sono molto triste di questa cosa, ma con l'AI, con l'intelligenza artificiale devo dirle. Sappiate che se mi vedete dire cose strane, ripeto, non sono io. Io parlo solo qui, nel prossimo canale che ci sarà e sul sito o su YouTube. Va bene? Marci le date dei primi sono, 15 e 17 marzo? No, 17, 18 e 19 sono le prime. Mi hai messo in 17, 18 e 19. È qui, il cammino della salamandra, eccolo qua. 15, 17 marzo, mi dovete perdonare. 15, 17 marzo. Chissà perché 17, 18 e 19. Me li giocherò all'8 quando vengo in Italia, me li metto, me li gioco, visto che proprio 15, 16, 17, 29, 30 e 31, va bene? Perdonate. Grazie che me l'avete fatto notare. Un saluto, arrivederci.